5 motivi per cui l'attesa del piacere alle volte è il piacere più forte. E alla fine una piccola considerazione per cui seguite tutto il video, può essere interessante, soprattutto la considerazione finale. L'anticipazione del piacere è fantasia, quindi ovviamente quando noi pensiamo a un piacere di qualunque tipo, parliamo direi soprattutto di quello fisico, costruiamo uno scenario perfetto. Pensiamo all'anticipazione di un incontro sessuale romantico, è tutto perfetto, noi non abbiamo mal di testa, non abbiamo mal di pancia, siamo depilate, siamo bellissime, lui è al meglio della propria performance, ogni frase è detta al punto giusto, ogni gesto è giusto, è tutto scintillante, per cui chiaramente nell'immaginare lo scenario e nel vederlo perfetto è un piacere totale, completo, e non perché nella nostra mente è meno reale. Ecco, anche questo ricordiamocelo. Legata alla perfezione dello scenario è proprio il fatto che, parlando di piacere fisico, il piacere fisico è ovviamente soggetto a variabilità. Quindi l'attesa che abbiamo del piacere e l'immaginazione non è sporcata o messa in forse, in discussione, rovinata da fattori esterni, cioè nello scenario perfetto che noi andiamo a costruire non c'è un treno in ritardo, non c'è una ex mosa che chiama sul più bello, non c'è niente che vada a inficiare, ripeto, lo scenario perfetto. L'elemento emotivo, sempre collegato allo scenario perfetto, cosa succede? Nel momento in cui io mi immagino questo incontro con tutte le stelline e le scintille, cosa succede? Essendo perfetto, il mio cervello attacca a manetta a rilasciare un certo tipo di ormoni, in primis la serotonina, che è l'ormone della felicità, l'ormone di quando mangiamo fisicamente la cioccolata. Quindi noi nell'immaginare questa scena abbiamo proprio un rilascio fisico di un ormone che ci fa stare bene, e questo chiaramente ci dà una sorta di piacere molto 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 forte. Poi usciamo da noi stessi e introduciamo il partner nelle nostre fantasie. Nell'attesa del piacere, quindi dell'incontro, noi possiamo con il partner, non intendo nella coppia, intendo partner come persone che andiamo a incontrare. Potrebbe essere anche un primo incontro in cui però noi nel chiacchierare, magari anche solo tramite messaggio più che non tramite telefonata, si anticipa il piacere rimbalzando questo piacere uno sull'altro, e quindi chiaramente cosa succede? Il piacere si amplifica in questa sorta di gioco che culminerà con l'incontro vero e proprio, ma ci renderemo conto non che l'incontro vero e proprio, ecco, non andiamo in negativo, è meno bello della fantasia. Iniziamo a pensare che è una cosa differente. Sicuramente sarà meno sfaccettato, meno pieno. Perché? Perché nella fantasia e in questo processo di creazione bilaterale di questo incontro, noi abbiamo una libertà totale di inventare anche più scenari, mentre poi quando si arriva fisicamente al momento lo scenario è univoco, è quello, non è che insomma sì, possiamo stare insieme 17 ore e farne fuori 2 o 3 di scenari, ma comunque non sarà mai come questo gioco della fantasia anticipatorio dell'incontro reale. E ultima cosa, questo ritorna un pochino su noi stessi, è il ricordo. Noi quando anticipiamo un piacere
colleghiamo questa visione a tutta una serie di ricordi che abbiamo. Perché? Perché i ricordi sono la nostra banca dati ed è lì che costruiamo anche lo scenario futuro, e nel ricordo sappiamo tutti che è tutto più bello. Quindi cosa facciamo? Introduciamo tutta una serie di dinamiche, di cose che ci sono successe sia eventualmente con quella persona ma anche con altre persone. Quindi ritorno sempre al discorso del senso di libertà nel costruire il nostro piacere futuro. Cosa succede? Tiriamo fuori diciamo i tagli migliori di questi film, di questi cortometraggi, e li uniamo in un nuovo film che però è frutto di tutti i nostri ricordi migliori, perché chiaramente se stiamo anticipando un piacere non è che ci mettiamo dentro i ricordi schifezza, mettiamo quelli e più erotici vuoi, e più romantici, e più stimolanti, mixandoli anche ad aspettative, quindi creando una sorta, come dicevo, di film perfetto. E allora sorge un pochino la domanda spontanea: ma se rimanessi a sognare per sempre, visto che si sta così bene a sognare per sempre? No, dai, ci arrivate da soli, ovvio che no. Ma perché poi la realtà, comunque, per quanto differente dal nostro sogno, è quella che tocchiamo con le mani, che annusiamo col naso, che mordiamo con i denti. Cioè, è quella, è quella. È chiaro, non sarà mai uno scenario perfetto, ma sarà uno scenario vero. Quindi, giocate tanto con la fantasia, vivete tantissimo l'attesa del piacere, primo perché è una cosa bella di per sé stessa, non è vero che vi sgancia dalla realtà, vi rende autistici, sotto e balle, quelle cose lì. No, no, vi aiuta a far funzionare il cervello, a far funzionare i sensi, in previsione sicuramente poi di uno scarico a terra, e vi renderà anche più bello questo scarico. Perché? Perché in questa libertà di pensiero porterete sicuramente fantasia e gioco all'interno poi dell'incontro reale. E credetemi, se continuate a sognare tutta la vita, la vostra realtà, gioco forza, non è la legge dell'attrazione, può essere quello che volete, ma funziona così. Provateci su una cosa piccola e vedrete che funziona, cioè non ce n'è di storie. Se voi sognate, in un modo o nell'altro sarete portati sempre di più a trasformare la vostra realtà nel vostro sogno, cioè in quello che è il vostro sentire. È tecnica la cosa, il cervello funziona così, state mettendo il cervello su un altro binario. Come mettete il cervello su quel binario, pian piano lo scarico pratico seguirà dove voi avete inviato il vostro cervello. Quindi diciamo la chicchetta finale è proprio questa: sognate, sognate, anticipate il piacere, create scenari, giocate con l'altra persona nel creare scenari, perché poi al lato pratico, fosse anche 1 su 100 di sti benedetti scenari, se riuscite veramente a farlo, uè gioia, avete fatto bingo. Se vi è piaciuto il video, come sempre chiedo di iscrivervi, più che altro per esserci in questa splendida comunità, gruppetto, gruppino, gruppone che sta crescendo, la campanella, così senza invasività potete già vedere quali sono in anticipo i video del canale, e insomma decidere se vederli o se magari c'è uno che proprio non vi ispira. Però il consiglio è guardatelo lo stesso, che si sa mai, dal titolo potrebbe non, e poi ci trovate qualcosa di simpatico, e commentate se volete, perché poi alla fine, come dico sempre, siamo tutti qui insieme per chiacchierare di cose che magari sono meno usuali, ecco, o alcune cose, sono sincera, ho affrontato dei temi non così usuali, però è carino poter veramente parlare di tutto in un modo sereno, tranquillo, senza senso di giudizio e senza, ecco, stupidi pregiudizi, perché mi rendo conto che spesso e volentieri ne ho avuti anch'io nella vita e non hanno aiutato minimamente. Quindi ancora un abbraccione a tutti. Grazie.